Ciao a tutti ragazzi e bentornati. In questo nuovo video andiamo ad aprire un nuovo notebook. È il Lenovo V15 IIL, è un i5 con 4 GB di RAM e un SSD da 256. Andiamo a correggere questi orribili 4 GB aggiungendo un altro banchetto, in questo caso anche da 4 GB, ma potremmo metterne anche uno da 8. È un notebook abbastanza semplice da aprire rispetto a quelli che vi ho fatto vedere ultimamente. PD4 3 e 3, non c'è unità ottica. Il processore è un i5 di 10ª generazione e grazie anche all'hard disk SSD che per l'esattezza è un M2, questo piccolo notebook della Lenovo è una scheggia, quindi installa il sistema operativo in un attimo, si avvia molto velocemente, le applicazioni si installano anch'esse in un batter d'occhio, soprattutto l'Office, che di norma è una di quelle applicazioni che richiede abbastanza tempo per essere installata. Comunque non interessa potenziarlo ancora di più, mettiamo una RAM, come dicevo prima possiamo mettere fino ad un banchetto da 8 GB. Io in questo video ne metterò uno da 4. Ricordatevi sempre di mettere in ordine le viti che andate a smontare, altrimenti poi vi ritrovate con una vite che vi esce dal case o che vi rovina il case o chassis del vostro laptop. A me mancano i notebook di una volta che avevano gli sportellini dedicati agli upgrade, quindi se volevi aggiungere una RAM o volevi sostituire l'hard disk ti bastava aprire lo sportellino dedicato. Ormai si fa tutto monoscocca. Ok, le viti le abbiamo tolte, adesso dobbiamo andare a fare la solita operazione con la nostra solita carta SIM. A differenza degli altri che abbiamo visto ultimamente, questa non si tocca, ma andiamo a staccare qua, quindi non qua ma qua, il bordo inferiore. Io vi consiglio di iniziare dal lato della batteria, qui abbiamo le porte, l'alimentazione, l'HDMI, le 3 porte USB, viene via facile questo qui, e al suo primo avvio quindi ha la batteria diciamo ferma. Ok, il chassis è staccato e ci troviamo il nostro bel computer. Al solito batteria, lo slot vuoto dove aggiungere la RAM, abbiamo anche uno slot vuoto per poter aggiungere un SSD. Infatti qua vedete c'è la porta dati e la porta alimentazione SATA. Prendiamo la RAM. In questa occasione userò questa RAM qui, che è una RAM della Lenovo. Al solito per installare controllate che lo zoccoletto vuoto corrisponda allo zoccoletto, inclinatela di circa 45-30 gradi e spingete fino in fondo, dopodiché abbassatela delicatamente e sentirete il doppio clic dei fermaglietti che la bloccano e il lavoro è finito come sempre. Per curiosità, qua c'è il modulo wifi e qua sotto abbiamo il nostro hard disk, ormai li fanno sempre più piccoli, che è un M2 da 256 GB. Ok, non ci resta che rimontare il tutto. Leggera pressione sui bordi. E andiamo a rimontarlo rispettando sempre il verso delle viti che abbiamo smontato prima. Oggi ho l'orologio che vuole slacciarsi.
Allora, il laptop è pronto, vi faccio rivedere le porte e vi faccio notare una cosa che magari vi è sfuggita. Oltre a mancare l'unità ottica, qui abbiamo una porta per le schede di memoria, qui abbiamo la porta per le cuffie e qui abbiamo il microfono integrato. Volevo farvi notare che questo notebook, dicevo, non ha una porta LAN e questo comporta ovviamente delle limitazioni e devo dire che secondo l'unico difetto di questo laptop, perché non avere la porta LAN ci porta ad utilizzare solamente il wifi, tranne che utilizziamo adattatori che comunque non ci permetteranno mai di raggiungere le velocità che raggiunge attualmente una porta LAN 10.100.000, quindi solo wifi. Se avete la fibra ottica fino a casa o se volete creare una piccola rete anche di lavoro, ci sarà sempre la limitazione della velocità di trasferimento dati del wifi. Comunque con questo è tutto, abbiamo aperto questo Lenovo, abbiamo fatto l'upgrade della RAM e l'abbiamo richiuso in pochissimi minuti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e se avete qualche dubbio scrivete nei commenti. Da Nico è tutto, alla prossima.